Ciao, sono Morgan e oggi vi parlerò di slide. Un accessorio molto importante per chi fa timelapse, chi fa filmati e chi fa cinematica è lo slider. Che cosa serve lo slider? Quest'ultimo serve a dare movimento alle nostre videoclip, quindi a dare molto più impatto. Nei film, ad esempio, si usano i carrelli con i binari, quindi cosa molto più grande. Nel nostro caso invece usiamo dei piccoli slide che ci permettono appunto di muovere la macchina fotografica nello scatto. Questi slide si muovono modalità shoot, move, cioè scatta, muovi. Poi alla fine, quando facciamo il montaggio, abbiamo l'effetto movimento. Questo effetto può essere ricreato in post produzione tramite un programma di videomontaggio. Semplicemente non fa altro che modificare il punto di ancoraggio, però la differenza è che nello slide abbiamo un movimento reale, quindi abbiamo il primo piano e il secondo che si muovono contrari, quindi crea quell'effetto tridimensionale, diciamo, mentre con la post produzione abbiamo un effetto quasi piatto, cioè abbiamo il primo piano e lo sfondo che si muovono insieme, però questo effetto non crea molto impatto rispetto allo slide. Ma vediamo lo slide da vicino. Accendiamo la nostra testa motorizzata, ok, bene. Qua abbiamo diverse impostazioni, abbiamo impostazione timelapse, impostazioni video. Dunque, impostazione timelapse, cliccando ok abbiamo la possibilità di scegliere nuova registrazione oppure tre settaggi già preimpostati: nuvole, gente e stelle. Io sinceramente non ho mai usato questa impostazione qua, quindi entro dentro direttamente nella impostazione personalizzata. Qua abbiamo rec time, praticamente il tempo della durata della sessione, ok. Poi abbiamo il tempo di intervallo tra una foto e l'altra, cioè il tempo che intercorre tra shoot e move, ok. Poi abbiamo playtime, che è il tempo totale della nostra clip effettiva. Poi abbiamo questo tracking che ci permette di selezionare i centimetri di movimento, oppure vedete questi segni qua, più, meno, di decidere se farlo partire a sinistra oppure a destra. Poi abbiamo lo start, che ci dà l'impulso per far partire tutta l'attrezzatura. Abbiamo un preview real time, cioè praticamente noi cliccando qua ci fa vedere un'anteprima della scena, come potrebbe essere. Qui abbiamo la possibilità di memorizzare i nostri parametri. Advanced Setup mi permette di entrare dentro in certi settaggi, ad esempio il ritardo tra lo scatto e l'impulso per far muovere il carrello. Bramping non sto a parlare, HDR idem, erase in out idem perché non lo uso quasi mai, e quindi qua possiamo anche fermarci. Diciamo che la cosa più importante è il settaggio del ritardo tra lo scatto e l'impulso in cui si muove appunto la nostra testa motorizzata. Torniamo indietro. Prima di mettere l'intervallo sulla testa motorizzata devo osservare attentamente il tempo di scatto della foto, nel senso, se ho una foto a un 200 millesimo di secondo, ok, posso benissimo lasciare un secondo tra una foto e l'altra di scatto, tenendo conto ovviamente anche il tempo che si va a sommare di ritardo, ok, che sono 800 millisecondi. Se invece abbiamo un tempo di esposizione 5 secondi, noi dobbiamo alzare qui, quindi dobbiamo alzare
è dare un margine almeno di 3 secondi, quindi se la nostra foto è tipo 5 secondi di esposizione, dobbiamo dare 8, in modo tale da dare il tempo alla macchina di immagazzinare la foto e far partire praticamente la testa. Allora, questi tre parametri, Rect Time, Interval e Playtime, sono complementari, ovvero se diminuisco uno, l'altro aumenta, appunto. Come vedete, io vado a diminuire il Rect Time, il Playtime diminuisce. Se invece aumento l'intervallo, il Playtime mi diminuisce. Qui possiamo selezionare quanti centimetri muovere la testa motorizzata. Dunque, i pregi di questa testa motorizzata, innanzitutto la batteria interna dura tantissimo, ok, molte sessioni, ricaricabile col caricatore che lo danno in confezione. La semplicità d'uso, perché non ha wifi e quant'altro, ok, basta impostare qua gli intervalli e tutto e abbiamo praticamente la macchina già pronta. I difetti, non ha la modalità slave master, quindi non può avere il comando esterno di scatto, ma è solo lui che dà il comando di scatto alla macchina fotografica. Quindi se uso intervallometri esterni non li posso utilizzare, devo utilizzare per forza il suo intervallometro. Un altro difetto di questo, se facciamo video, è un po' fastidioso perché è il rumore del motore. Dunque, mettiamo la modalità video, ok, e non time lapse, new recording. Sentite. Quindi diciamo che questo tipo di rumore è molto fastidioso quando si fanno riprese video. Per quanto riguarda invece la fotografia timelapse non mi dà nessun fastidio. Vediamo il funzionamento invece in timelapse. Bene, ho voluto fare una piccola descrizione ovviamente di questa testa motorizzata. Se avete bisogno di altre informazioni, allego il link sotto al video nella descrizione, così potete vedere i vari modelli della SIRP, perché comunque questo qua è il modello che a me sta bene. Potrebbe essere che a voi sta bene altri tipi di modelli. Oltretutto la SIRP ha messo in commercio delle teste motorizzate Wi-Fi. Io ovviamente ho scelto la cosa più semplice perché secondo dal mio punto di vista meno cose si hanno e meno problemi ci sono, perché col Wi-Fi, essendo collegato col telefono, devo stare sempre attento che il telefono abbia la batteria carica e quant'altro, mentre questa testa motorizzata va collegato semplicemente alla reflex con un cavettino, ok, dedicato, e poi va tutto impostato manualmente sulla testa motorizzata, ovviamente, ripeto, stando molto attenti alle impostazioni della macchina fotografica, quindi la velocità di scatto e quant'altro. E quindi abbiamo una cosa semplice però molto funzionale. Riguardo invece la funzione video, che io sinceramente l'ho utilizzata pochissimo e non sconsiglierei l'uso di questa testa perché comunque è abbastanza rumorosa, quindi avendo dei microfoni che raccolgono il suono dell'ambiente si rischierebbe di captare anche il rumore del motore. So che comunque la SIRP, gli ultimi modelli che ha fatto delle teste motorizzate sono molto silenziose in Wi-Fi e quindi possono essere utilizzate anche per fare video, però a mio avviso
il problema a me non mi tocca, perché comunque faccio solo time lapse. Le funzioni che deve avere mi stanno benissimo a me, e quindi diciamo che il problema non si pone da parte mia. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e ora vedrò un po' che cosa altro inserire nella mia playlist. Vi ringrazio tutti, vi auguro buona continuazione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!